Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi volevo fare un video davvero molto carino e secondo me molto utile per decorare casa vostra in tema autunnale senza strafare e senza spendere più di 50 euro. In questo caso sono tutti acquisti che si possono fare da H&M Home. Ritengo che sia molto carino aggiungere dei dettagli alla propria casa in tema stagionale piuttosto che della festa corrente, ma senza strafare. Non mi piace moltissimo le case strapiene, stracolme con zucche ovunque, piuttosto che davvero che esplodono di cose. Mi piace sempre tendenzialmente, come vedete, lo stile minimal, ma qualche piccolo tocco di arredi, colori, tessuti in tema autunnale penso che possano dare quel tocco di unicità alla nostra casa e appunto diversificarla nelle varie fasi dell'anno. Ho scelto H&M Home perché è un negozio che io amo moltissimo, vendono online ma c'è anche un negozio nella nostra città e tra l'altro trovo che sia un negozio che si sposi benissimo con il tema autunnale, perché H&M predilige sempre per il momento colori molto caldi, quindi molto appunto legati alla stagionalità autunnale, e tessuti morbidi piuttosto che naturali come il cotone biologico, il rattan eccetera, quindi secondo me si sposa tantissimo con la filosofia autunnale in realtà tutto l'anno, quindi specialmente adesso in autunno. Infatti non ho fatto fatica a trovare degli articoli che potessero andare bene per casa mia. Comunque io in realtà ho speso 26 euro perché vi spiego, io vi selezionerò una spesa che alla fine verrà un ammontare di 50 euro più o meno, degli articoli secondo me must have per avere delle chicche in casa autunnali senza strafare, ma alcune cose le avevo già, quindi o di sempre H&M Home oppure di altre marche come vedrete in seguito. Però ho fatto questo video per chi mettiamo caso che non ha niente, quindi mettiamo caso che voi non avete niente di questi articoli, vi ho fatto la lista dei must have, piuttosto che avete già qualcosa e potete integrarlo con articoli che trovate in negozio. Adesso però vediamo la mia gita da H&M, vi faccio vedere tutto quanto e dopo come ultima cosa vi faccio vedere che cosa ho acquistato io. Prima di cominciare, se ancora non siete iscritti al mio canale, vi invito ad iscrivervi appunto per non perdere nessuno dei prossimi video. Ho deciso che la giornata di uscita del video può essere il martedì sera, quindi sarà appunto il giorno in cui uscirà ogni settimana un mio nuovo video. Se vi piace questa tipologia di video ricordate di lasciarmi un pollicione di sostegno e di attivare magari la campanella per non perdervi mai l'uscita del nuovo video. Ma adesso andiamo da H&M. Sono arrivata nel parcheggio di H&M Home, o meglio nel parcheggio del centro commerciale dove è contenuto H&M Home. Tra l'altro pensavo di essere l'unica ad aver avuto l'idea di venire al centro commerciale. Ho evitato tatticamente il weekend perché è sempre incasinata la situazione e invece ho fatto una fatica bestiale a trovare parcheggio. Molto bene. A parte questo, volevo farvi notare che questo è il primissimo video in assoluto in cui c'è il sole quando riprendo. Ho fatto tipo 3 o 4 video in cui c'era sempre pioggia, nero eccetera. Sono dovuta uscire di casa per trovare il sole. Comunque nulla, adesso scendo, vado in missione per voi e vediamo se troviamo qualche chicca interessante. Eccoci qui, non so voi ma io prima di entrare in un negozio, anche se so già che cosa sto puntando, guardo sempre la vetrina, si sa mai che ci sia una chicca che poi magari non è esposta, quindi io prima sempre capatina in tutte le vetrine che ci sono del negozio e poi entro. La prima cosa che ha attirato la mia attenzione è questa sezione in cui ci sono alcune stoviglie. Non posso definirle prettamente autunnali, ma mi sembra che si possano sposare benissimo con i colori dell'autunno. Tra l'altro non so voi, ma a me la primissima cosa che hanno ricordato sono tutte le stoviglie della Bella e la Bestia. Sarà il profilo oro, sarà questa linea un po' vintage, un po' ondulata, questa ceramica bianca, non so, mi ha ricordato tantissimo la Bella e la Bestia. Sono questi sottobicchieri super carini a 9,99, mi pare che siano 4 pezzi con questa fantasia floreale autunnale, davvero molto carini.
Sempre sul tema autunnale, sempre sul floreale, fogliame, eccetera, è questa tovaglia lavabile, quindi un pochino cerata, che sì è verde, però è un verde spento, come vedete, quindi l'ho trovato che si potesse adattare bene al tema autunnale. Se non abbiamo poi piatti da abbinare, ho trovato che questi piatti fossero davvero molto particolari, mi piacevano molto, però se io dovessi comprare tutti i piatti che mi piacciono, aiuto, però davvero super carini. E queste tazze della Bella e la Bestia, questi qua totalmente Bella e la Bestia. Tema tovaglia, tavola eccetera, mi è piaciuto molto anche questo runner in cotone organico, sempre dai colori un pochino più spenti, quindi che si facevano molto all'autunno. Secondo me è un bianco ma caldo. Sempre sulla stessa scansia, ma in cima ho trovato questi portatovaglioli che mi piacevano molto, non sono prettamente autunnali ma ci stanno benissimo con questi colori. E anche il tovagliolo mi piaceva un sacco, che era questo verde salvia un pochino più scuro, ma c'era un solo tovagliolo, quindi non sono neanche stata a inquadrare i prezzi. La sezione dei tappeti è sempre molto ricca, ne troviamo sia a pelo corto sia a pelo lungo, mi piacciono moltissimo. Non ho trovato una selezione particolare per l'autunno, ma erano tutti colori naturali, quindi che si adattavano benissimo anche ai colori autunnali. Vedete, c'è il tortora, c'è il beige, c'è il marrone. Sì, invece questi copricuscini, io adoro i copricuscini di H&M. Era un 50x50, che è il cuscino quadrato classico per i divani, e il prezzo era di 9,90, quindi davvero competitivo. Molto autunnali invece queste candele che mi sono piaciute davvero tantissimo. Questa qua in questo caso è all'ambra, che è una delle mie fragranze preferite. Ho provato ad aprirla con una mano, invano, prezzo 9,99. Quindi l'ho appoggiata perché sennò la commessa mi uccideva, che era proprio lì vicino a me, e l'ho annusata, davvero buonissima. E guardate anche queste, il design è davvero curatissimo dell'etichetta, sembrano quasi fatte in casa o con la macchina da scrivere. Anche queste nere mi piacevano tantissimo e trovo che siano super autunnali. Io ho inquadrato questi pezzi perché sono i miei preferiti della stagione scorsa, non c'entrano niente con l'autunno, non hanno stagionalità, ma io ho preso proprio questa scultura che vedete, non so se ve la ricordate nell'home tour, quindi nel video precedente, ma è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto, stupendo. Questo invece è un vaso meraviglioso, ma non posso comprare tutto purtroppo, se no avrei comprato anche questo. Pezzo che avevo già visto sul sito, questo cuscino molto moderno che non fa parte per niente del concetto di autunno, però ecco, ve lo volevo far vedere perché è talmente un blu shocking che l'avevo notato subito sul sito. Questi sono dei nuovi pezzi della nuova collezione, mi sono piaciuti tantissimo. In questo caso sono dei portacandele, quindi molto moderno, penso fatto in grass, bellissimi, mi sono piaciuti tanto, assomigliano molto alla scultura che vi ho fatto vedere prima. C'era fatto come questo a candela singola, oppure come questo qua accanto con 3 candele. Mi piace davvero tanto perché è minimal, essenziale e ci si possono mettere le candele che si vuole. In questo caso sono andata quindi alla sezione candele a sbirciare i colori rimasti. Purtroppo è rimasto solo il tortora grigino a sinistra e il verde salvia a destra, perché le altre erano rotte. Sono passata poi a sbirciare la sezione del letto, quindi della biancheria del letto, e tutto molto carino, ma non ho trovato qualcosa di prettamente autunnale. I colori, come vedete, sì, sono i soliti beige, marroncini eccetera, che fanno parte proprio dei colori tipici di H&M Home, che io amo per casa mia, però ecco, non ho trovato qualcosa di oddio questo è proprio autunnale, se non questa copertina che credo che sia in ciniglia, perché era mega morbida, molto molto bella, color senape, quindi perfettamente autunnale. Questa sì, mi piace moltissimo anche la cesta in cui era contenuta, davvero bella e vintage. Impazzisco letteralmente per la collezione dei bambini di H&M Home, trovo che sia di un aggraziato semplice,
bellissimo, vi giuro. Io guardo sempre la sezione dei bambini, anche se ancora non ne ho di miei, perché non vedo l'ora davvero di fare questo tipo di acquisti. È davvero tutto così semplice e al tempo stesso dolcissimo, mi piace un sacco. Sono una grande fan del legno, se avete visto l'home tour ormai lo sapete, ne ho dappertutto a casa e quindi mi sono soffermata un pochino a sbirciare, anche se non prettamente invernale. Guardate questo tagliere con questi dettagli di legno di colori diversi, bellissimo. Dettaglio davvero interessante per fare una tavola autunnale, secondo me, sono le posate colorate. In questo caso vi faccio vedere le posate nere, cromate in opaco, mi piacciono davvero molto, trovo che siano particolari ed eleganti al tempo stesso. Questi sono set da 3 con il cucchiaino a parte che vi farò vedere dopo, oppure colore oro, quindi colore decisamente più brillante, più caldo. Io per esempio le ho a casa, quindi le avrei acquistate se non le avessi avuto. Mi piacciono davvero molto le posate colorate per fare delle tovaglie e delle tavolate un pochino a tema. Sicuramente super autunnali questi bellissimi vasi, adoro il colore che è un aranciato scuro, quasi un bronzo, mi piace da matti, si possono usare per l'acqua, per le brocche piuttosto che per i fiori, e anche questi bicchieri che stavo facendo cadere, non so se avete notato, però mi piace molto. Tra l'altro è un vetro soffiato per cui si vedono appunto le bolle. Dettaglio molto carino e particolare per il bagno: se non aveste un portasapone degno di nota, sono questi portasaponi appunto dai colori caldi sul beige e marrone abbinati al portasaponetta, mi sono piaciuti molto. Per un lavoro da pro, poi, se volete completare l'opera, ci sono questi profumatori da aggiungere sempre sui colori caldi. Sempre sui colori autunnali, quindi verde salvia, verde scuro, ma anche senape, arancione, eccetera, c'era questa serie di asciugamani con misure diverse. Vi ho inquadrato qualche misura dei cartellini, molto molto carini e anche piuttosto morbidi. Una delle cose che non mi lascio mai sfuggire di H&M Home sono poi i tovaglioli di carta. Trovo che con una spesa minima si possa fare davvero una cosa molto carina, particolare a tema. Per esempio ci sono questi tovaglioli neri che potete abbinare alle posate, tovaglioli con i vari funghetti super autunnali, e più autunnali di così abbiamo anche i tovaglioli con la zucca, quindi davvero molto ottobre. Missione compiuta, sono uscita dal negozio e ho fatto qualche acquisto che ritengo tattico. Dopo a casa vi faccio vedere tutto, comunque neanche a dirlo. Di solito quando vado da H&M Home, credetemi, sono da sola dentro al negozio, al massimo arriva un'anima. Probabilmente, non so, ho sempre beccato orari fortunati. Oggi ovviamente pieno così di gente che infatti ho fatto un pochino fatica a fare video, li ho fatti lo stesso, però sembrava un po' una tipo una spia, no? Quelle che fanno tutti i video per mandarli alla concorrenza, perché facevo il video agli oggetti, poi al prezzo, poi toccavo i tessuti. Comunque adesso torno a casa e vi faccio vedere tutto. Eccomi tornata a casa, vediamo quindi che cosa ho preso. Partiamo da quello che secondo me era uno dei pezzi più interessanti in negozio. Se avete seguito il video forse avete già capito, ed è questo bellissimo portacandele. Mi piace tantissimo perché in realtà si può declinare a qualsiasi stagione. Mi spiego: un portacandele del genere è molto minimal, quindi sta bene tutto l'anno, è
di colore neutro. Tra l'altro in particolare a casa mia prediligo colori chiari, colori neutri, quindi vediamo che questo color beige è perfetto. E comunque vi dicevo, si può declinare a qualsiasi stagione, perché ho pensato che il colore delle candele può variare a seconda delle stagioni, quindi con una modica cifra di 19,99 in realtà prendete un pezzo che va bene un po' per tutto l'anno, e con il solo costo delle candele, che è davvero piccolo e irrisorio, poi si può fare una piccola decorazione a seconda della stagione. Mi piace molto perché è minimal, è molto di design con questa forma irregolare. Come vi dicevo, appunto, le candele le potete declinare un po' a seconda della stagione. Tra l'altro prediligo, se possibile, oggetti di piccole dimensioni, in modo che se mi dovessero stufare li posso archiviare in qualche mobile senza occupare troppo spazio. Purtroppo bisogna, per essere ordinati, penso che bisogna anche pensare a un domani, quando ci ha stufato l'oggetto e vogliamo cambiarlo momentaneamente con un altro oggetto, quindi prediligo, se possibile, oggetti che siano appunto archiviabili facilmente. Ma adesso, quindi, siccome è un portacandele, vi faccio vedere che ho preso appunto delle candele per questa stagione. Ecco, quindi in questo pacchettino non è un salame, anche se potrebbe sembrare, ma sono le candele che, se vi ricordate, erano in pacchetti da 2, quindi siccome il portacandele era da 3 ho dovuto prendere 2 pacchetti, quindi per un totale di 4 candele. Ho preso prima di tutto queste meravigliose, secondo me, sul verde salvia, è un colore secondo me pazzesco, veramente elegantissimo, e quindi subito prese. Poi la terza candela di questo colore neutro, che è un tortora, una cosa del genere, bellissimo. Credo che farò 2 verdi e una tortora, credo. Adesso ci penso un po' bene su come abbinarle, comunque mi piacciono tantissimo. Alternativa, se ricordate nel video precedente c'era giallo, ma il giallo non è un colore che io amo molto. Se invece ci fosse stato un marrone o un aranciato probabilmente l'avrei preso, o meglio c'era una candela, mi sembra di un colore un po' simile, dovrei rivedere la clip di prima, ma era tutta quanta rotta, quindi ho deciso di non acquistare una candela rotta. Quindi ho deciso appunto di fare questi colori che sono autunnali e al tempo stesso si sposano bene con il resto dell'arredamento di casa mia. Ultimo acquisto che ho fatto, trovo che i tovaglioli siano un acquisto davvero super intelligente, perché la spesa è davvero minima, costano 1,99 € e fanno tantissimo stagione, voglio dire, più stagione autunnale di così si muore. Ho scelto questi qua con le zucche perché sono davvero simboliche e poi riprendono un pochino i colori delle candele che vi ho fatto vedere prima, con il verde, dell'aranciato per quanto riguarda altri accessori autunnali. I tovaglioli di carta sono davvero, secondo me, una spesa intelligente. Poi a un certo punto finiscono, quindi non c'è neanche il cruccio di dove metto questo oggetto, prima o poi finiscono, li utilizziamo e fine. Questi qua secondo me non sono da farseli scappare. Questi erano i pezzi che io personalmente ho acquistato in negozio, ma c'erano degli altri pezzi che secondo me erano perfetti appunto per raggiungere la famosa soglia dei 50 € e fare i vostri acquisti perfetti in stagione autunnale, ma che io avevo già a casa. Adesso ve li faccio vedere, così poi potete capire in negozio che cosa avreste potuto prendere. Prima di tutto, una cosa secondo me bellissima che fa subito scena, fa subito autunno, è un bel plaid colorato dai toni autunnali, quindi caldi. Io ho questa coperta che adoro tantissimo, è proprio di H&M Home, tra l'altro l'ho acquistata un annetto fa, tra l'altro la trovate ancora sul sito, però questa in particolare era fatta di un cotone biologico, quindi non è proprio a buon prezzo, viene sui 40 €, però è davvero bellissima, è di questo colore marrone aranciato bellissimo, che quindi fa tantissimo autunno, ma sembra di aver visto sul sito che a circa 15-20 € trovate qualcosa magari di altri materiali, però perfettamente in palette autunnale, che potete assolutamente acquistare. Comunque un bel plaid del genere lo potete mettere sul divano, piuttosto che esce da una bella cesta, che quindi si intravede appunto un tocco di colore, oppure adagiato sul letto appunto per dare un bel tocco di colore autunnale, che è perfetto.
Altri acquisti che io personalmente avrei fatto se non avessi avuto qualcosa di simile a casa sono maxi candele colorate, in particolare sui toni appunto autunnali ovviamente, quindi in questo caso io avevo a casa delle maxi candele di Ave, però abbiamo visto qualcosa di molto simile, se ricordate nel video in negozio di H&M, una nera, ce n'erano parecchie se ricordate, e poi una sui toni dell'aranciato. Le candele mi piacciono tantissimo perché fanno subito stagione a seconda del colore che scegliamo e soprattutto sono super profumate e la sera fanno davvero tantissima atmosfera. Queste erano le mie proposte di shopping da H&M Home per dare un tocco autunnale alla vostra casa spendendo meno di 50 euro. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse ricordate di lasciare un bel pollicione e di iscrivervi soprattutto al mio canale. Lasciatemi poi nei commenti che cosa vi è piaciuto di più del negozio, se avreste fatto gli stessi acquisti, se avreste aggiunto qualche cos'altro e qual è stato il vostro pezzo preferito in assoluto. Mi è venuta anche un'altra idea carina: se vi va scrivetemi su Instagram, il nome è Ale_Spadina, scrivetemi su Instagram e mandatemi la vostra foto del vostro allestimento autunnale in casa, oppure taggatemi nelle vostre storie, così io sarò felicissima di vederle e soprattutto repostarle. Grazie mille per l'attenzione e ci vediamo martedì prossimo. Ciao!